Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi parlerò della Walkray Turbo, una torcia tattica, una torcia specifica per le armi, ma è la prima torcia a lunga gittata specifica per armi corte. Infatti ha 250 lumen e può raggiungere ben 250 metri grazie al suo fascio stretto senza dispersioni. In questo periodo sono presenti delle offerte sul sito internet dell'Olight, quindi andate a dare un'occhiata per vedere quali sono gli sconti che stanno programmando. Ora guardiamo da vicino questa torcia che costa circa 160 euro, stavo dimenticando di dirvelo. Vediamo quali sono le sue caratteristiche e il suo funzionamento, che devo dire obiettivamente è molto semplice e che ha un funzionamento ambidestro, quindi tasto a destra e tasto a sinistra, ma non voglio anticiparvi nulla. Voglio farvela vedere per bene mettendola sul bancone e analizzandola attentamente. Iniziamo. E allora, questa è la confezione con cui viene venduta. Walkray Turbo, 250 lumen, 530 metri di distanza raggiungibili. All'interno della confezione troviamo questo cartoncino con attaccata una bustina e degli accessori e anche una chiave a brugola che ci permette di svitare le piccole viti. C'è anche questo pezzo di plastica che va messo nella parte posteriore per non far fare contatto alle batterie e evitare che durante il trasporto possano ossidarsi, scaricarsi, eccetera. E ovviamente il manuale di istruzioni, che questa volta guarderemo per primo perché l'utilizzo è così semplice che vale la pena dare subito un'occhiata. Allora, guardiamo subito le caratteristiche tecniche. 70.225 candele come intensità luminosa, 530 metri raggiungibile, ha una protezione IPX6, quindi è possibile utilizzarla anche sotto la pioggia, è impermeabile e può resistere a cadute da 1 metro di altezza. La sua luminosità massima è di 250 lumen, che poi si abbassa a 60 lumen, quindi potremo utilizzare per 4 minuti, una buona durata, questa intensità massima, e poi per i restanti 180 minuti useremo i 60 lumen. Le dimensioni sono proporzionate ovviamente alla canna di una pistola, quindi 90 mm x 36 mm x 33 mm, e il peso è di 133 grammi. Poi ci sono alcune illustrazioni che ci guidano sul primo utilizzo, ma ve lo farò vedere io fra poco. Allora, osserviamola mentre è montata sulla canna della pistola. Voglio farvi vedere i tastini di accensione. Può essere accesa dal tastino di destra oppure dal tastino di sinistra. Ragazzi, vi ripeto, questa è un'arma, una replica, quindi non potrà mai sparare, pure priva di caricatore. Allora, dicevo, questo è il tastino di sinistra, questo è il tastino di destra e abbiamo la possibilità di utilizzare questa torcia in 3 modalità. La prima è quella di premere il tastino, accendere la torcia e quindi avere una illuminazione costante senza dover più interagire con la stessa. Per poterla spegnere sarà necessario premere nuovamente, oppure possiamo accenderla solo per il tempo in cui teniamo il tastino premuto. Quindi in questo caso, mantenendolo premuto sia per il destro che per il sinistro, rimarrà accesa e si spegnerà appena io rilascerò il tastino. Ma abbiamo anche la modalità turbo, quindi nel caso in cui stiamo impugnando la nostra arma, scusate il mio pollice è difettoso, e abbiamo entrambe le dita in questa posizione, una volta premuti contemporaneamente ci permette di avere appunto questo lampeggio molto rapido. E rilasciati i tastini rimarrà accesa. Per poterla spegnere in questo caso sarà necessario premere uno qualunque dei due tasti. Adesso guardiamo come è fatta, quindi per poterla estrarre ma anche per poterla inserire sarà necessario agire su questo sistema. Come vedete c'è questa molla che lo riporta in posizione, quindi ci permette di allargarlo, inserirla nella slitta Picatinny oppure 1913 e quindi richiuderla in modo che rimanga ben salda sulla stessa slitta. Si può utilizzare quindi per esempio su questa replica di questa Colt, oppure possiamo utilizzarla su una Glock. In questo caso utilizziamo una Blue Gun, ma che anziché blu è di colore verde. Quindi si inserisce semplicemente facendola scorrere lateralmente, dopodiché si richiude e anche in questo caso potremmo utilizzare la nostra torcia. Questo sistema infatti ha la misura esatta per le Glock e tutte le altre pistole che abbiano questa misura. I tasti quindi in qualunque tipo di arma arrivano esattamente nella posizione per poter essere premuto col dito indice da questo lato oppure con il pollice impugnandola a 2 mani. E la resistenza che oppone questo tasto è studiata in modo intelligente in modo da non essere accesa contro la nostra volontà. La forza che bisogna applicare deve essere decisa ma non eccessiva, quindi ci permette di accenderla semplicemente quando ne abbiamo intenzione ed evitare che eventualmente, se la stiamo utilizzando per lavoro, possiamo essere intercettati o visti da qualche malintenzionato, dato che appunto è impossibile accenderla contro la nostra volontà. Il corpo è interamente metallico, quindi alluminio aeronautico, molto resistente, quindi può resistere a cadute dall'altezza di 1 metro, e la sua verniciatura è molto resistente anche a graffi e ad abrasioni. Per rimuoverla quindi e passare da un'arma a un'altra
è molto rapido e molto facile. Ma nel caso in cui volessimo cambiarlo, quindi con il sistema 1913, in questo caso abbiamo in dotazione questi accessori, quindi basterà semplicemente sostituirli. E adesso, dopo aver visto quindi queste caratteristiche, continuiamo a guardarla. Nella parte posteriore, come vedete, c'è scritto open, quindi full open. Basta sollevare per aprire questo alloggiamento che contiene le batterie. Si tratta di due batterie CR123A, in questo caso però non sono ricaricabili e garantiscono un'autonomia di circa 180 minuti, quindi fate una scorta eventualmente, ma è possibile acquistarle pure ricaricabili. Io ne possiedo alcuni esemplari che sono ricaricabili sempre tramite presa USB incorporata direttamente sulla batteria. La chiusura però non è a click, quindi è necessario aprire nuovamente questo sportellino, incastrarla e poi richiuderla. Adesso facciamo un paio di prove per vedere come illumina al buio, vediamo qual è la sua luminosità in esterno. Ovviamente non porterò né la Blue Gun e nemmeno questa replica, quindi cambiamo inquadratura e facciamo alcune prove per vedere come illumina. E allora ragazzi, essendo una torcia di profondità, utilizziamola direttamente per vedere come riusciamo ad illuminare questo edificio in costruzione. Quindi accendiamo la nostra Walk Ray della Olight e guardate, riusciamo ad arrivare davvero in fondo. Quindi è un fascio molto stretto a lunga distanza. Quindi effettivamente molto efficace e molto luminosa. E ora facciamo una ripresa illuminando quell'edificio in fondo, sperando di non far arrabbiare i residenti, ma guardate, riesce ad illuminare davvero benissimo. E allora ragazzi, adesso con la nostra Walk Ray illuminiamo l'hotel abbandonato. Guardate, un fascio luminoso molto ridotto che quindi concentra tutta la sua luminosità quasi in un unico punto. Riusciamo ad illuminare praticamente 4 finestre, quindi per utilizzo per esempio in poligono, per esempio in una cava, per tiri notturni, insomma sessioni notturne, oppure chi la utilizza per lavoro, riuscire a vedere qualcosa che effettivamente in questo caso per esempio in questo punto non si vede, e con la torcia riusciamo invece ad individuarlo. Ovviamente però non è una torcia che consiglio da vicino, perché il suo fascio luminoso è davvero ridotto, sarà poco più di 1 metro, e adesso sto illuminando in una distanza di circa una decina di metri. Già a questa distanza, circa 15 metri, riusciamo ad avere un paio di metri di diametro. Invece per quanto riguarda i tiri con una distanza maggiore, abbiamo ovviamente un diametro più ampio e quindi riusciamo a vedere molto meglio coprendo una superficie maggiore. E allora ragazzi, quindi cosa dire di questa Walk Ray Turbo della Olight? Avete visto che è un prodotto che funziona bene, si adatta benissimo. Ragazzi, guardate come è studiata bene, in modo che il dito arrivi esattamente a premere sul tasto senza sforzarci, senza dover fare manovre particolari per cercare tastini extra. Direttamente in modo ergonomico, dove arriva la nostra mano c'è il tastino, sia da questa parte che da questa parte. Quindi con un'impugnatura a 2 mani possiamo semplicemente accenderla, con l'altra mano possiamo premere questo tastino e con entrambi possiamo attivare la modalità strobo. Facile da usare, utile per chi ha necessità di fare un utilizzo operativo, oppure per chi vuole divertirsi al poligono, ma anche per chi vuole fare soft air, quindi una torcia che si presta a diverse situazioni e che per la prima volta appunto ci consente di illuminare anche a grande distanza. Il suo fascio non ha dispersioni, sinceramente fatta bene. Quindi se vi interessa vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione, andate a dare un'occhiata ed eventualmente acquistatela. Non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettere mi piace a questo video, cliccare qua giù sulla campanella per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!